Bentornati a questa nuova puntata di Italian BJJ, siamo qua con Fabio e Luca Naccoreta, bentornati. Grazie. Grazie a voi, l'ultima volta che siamo stati qua c'era la pandemia e abbiamo fatto... Non era un bel momento, diciamo. No, una quantità di video... E stavo in preparazione per Polaris. Ma io me lo ricordo bello. Bene. Ah sì, girato al magazzino pure, sì, in posti strani. Tutto adesso possiamo dire. Sì. Ragazzi, l'argomento di oggi come sempre è sempre piccante al punto giusto. Primo tema, cinture. Secondo tema, ospiti. Terzo tema, open mat, come funziona. Ok. Tre argomenti interessanti. E polemici oltre che interessanti. Ovvio, sì. Ci inviti a nozze, belli, quindi. Sì. Allora, cinture. Che valore hanno oggi le cinture? Come la interpretate voi la cosa? Allora, le cinture, ognuno ha il suo modo, ognuno ha il suo metodo per dare la cintura, però come vediamo noi la cintura? A me fanno ridere quelli, no, la cintura serve solo perché si sono visti Karate Kid negli anni 80, serve per tenere i pantaloni. Dicono i pantaloni che poi per chiudere il kimono. Vabbè, prima... Il gi, no, il kimono, ok? No, la cintura rappresenta un obiettivo, è importantissima secondo me, perché senza cintura, almeno inizialmente, uno non ha un obiettivo. Una volta raggiunto quell'obiettivo bisogna affermarsi in quella cintura, confermarlo, ok? Quindi a me mi è capitato, molti allievi ci chiedono: ah, ma so una cintura, me la merito questa cintura, ma siete sicuri di quello che avete fatto? Uno solo quando la indossa la cintura e quando ci lotta con quella cintura e quando fa esperienza con quella cintura si sente parte di quella cintura, ok? Quindi secondo me le cinture sono il nostro obiettivo, Però personale, cioè personale, la mia cintura certo. non è uguale a quella tua perché il mio percorso è diverso. Ognuno ha una corsia propria, non è che io, padre di famiglia, cinquantenne che lavoro 8 ore al giorno, arriverò alla cintura nera, ma non sarò mai una cintura nera come un ragazzo universitario che riesce a allenarsi 3 volte al giorno, però magari è, che ne so, cintura blu, cintura viola, è un altro livello, passa più ore sul tatami, è più giovane, ha una capacità di apprendimento più veloce, ha un recupero più veloce e quindi se no dovrebbero rimanere tutti, cioè uno superato una certa età o se ha troppi impegni rimarrà cintura bianca a vita, invece no. Assolutamente. Potremmo già concludere l'argomento così. Ovviamente la cintura serve solo per tenere sui pantaloni o per legare il gi o il kimono, chiamiamolo come vogliamo, quando l'obiettivo diventa solo quello, cioè l'obiettivo, se facciamo jiu-jitsu, è saper fare jiu-jitsu, poi ognuno secondo le sue... Certo. È lì che c'è. Ma quella è scontata, quella è logica. A me mi fanno sorridere queste cose. La cintura non è scontato, però pure una cosa simpatica, cioè nel senso, a me fa ridere quelli che arrivano e fanno al contrario: no, a me della cintura non interessa, tu quindi ti iscrivi a medicina e non vuoi diventare medico. Diciamo che la cintura fa piacere, cioè è l'obiettivo di tutti quanti, però non deve essere l'obiettivo principale. Cioè tu, se vai ti iscrivi a medicina, l'obiettivo tuo non è laurearti e farti chiamare medico, è diventare medico. Quindi tu che inizi a fare jiu-jitsu devi diventare una cintura nera, non è che devi prendere la cintura nera, sono 2 cose diverse. Assolutamente, sono d'accordissimo. Ma io direi, per non scendere in altre banalità... No, un'altra cosa pure che succede spesso è: sono andato là, io blu, e io ho menato alla nera, Che nera? A che nera gli hai menato? Gli hai menato al signore che ha fatto magari un percorso differente dal tuo, che ha molti più anni di te, molte più cose da fare nella vita di te, e quindi
non bisogna mai fare questi paragoni, io sono blu, io ho menato alla nera, o sono andato là, ho finalizzato le cinture nere di quelli. Cioè, tu se vuoi fare proprio un paragone vai la gara. C'è la gara. Che è l'unico parametro capito? Per capire se sei veramente valido. Vai, vinci le blu, bravissimo, vinci le cinture, oppure vai dove ci sono questi tornei di cinture miste, bravo, sei riuscito a avere la meglio su una cintura nera agonista come te. Sono paragoni un po' stupidi che si fanno però tantissime volte nel nostro ambiente. Sono d'accordissimo e mi è capitato proprio ultimamente di affrontare questi discorsi e non ho proprio altro da aggiungere. Io passerei già all'argomento successivo perché non vogliamo annoiare chi ci ascolta. Perfetto. Come funzionano gli open mat? Allora, sì, mi è capitato sui social di vedere dei dibattiti, delle cose. Allora, ogni palestra ha il suo modo per fare open mat, ok? Generalmente ho visto a nord è un po' più aperta la cosa, mi è sembrato a me, poi magari tu che giri più mi puoi confermare o no, che alcuni delle palestre vanno alcuni delle accademie vanno in altre accademie e è una materassina libera un po' per tutti. Sì. Ok. Qui da noi non è così, l'open mat è semplicemente uno dei tanti turni che abbiamo nella nostra accademia, quindi è per la nostra accademia. E non è che ognuno può accedere all'open mat con le proprie regole o come vuole, quindi se vuole venire a un open mat da noi deve prima di tutto pagare. E a me mi dispiace molte volte, ma là costa tanto, là costa poco, da noi non paga nessuno. No, se tu esterno vieni, io come la vedo io, tu stai usufruendo dei miei ragazzi, della mia struttura e quindi devi pagare, come pagano gli altri. Cioè come noi paghiamo l'affitto. Noi paghiamo l'affitto, quindi devi dare un tuo contributo, ok? Sono tutti ben accetti? No, sono tutti ben accetti. Chi viene qui per avere uno scambio di tecniche, per allenarsi, ma deve venire sempre, cioè deve capire che sta venendo a casa di un altro, non è una materassina libera sua per tutti. Punta di piedi. Deve venire in punta di piedi e deve sapere le regole della nostra palestra, perché il nostro obiettivo è quello di tutelare i nostri di atleti. Ok? Se viene, mi è capitato molte volte, viene quello col fungo, viene quello con la verruca, viene quello con la ferita aperta, gli esce il sangue, no, non ti preoccupare, viene quello che tira... Non ti preoccupa, attenta a lei, quindi... che non sa regole, come ci si comporta nella nostra accademia, cioè vieni, tiri il look col kimono, tiri il look a strappo, a una cintura bianca, da noi per esempio è vietato il salto in guardia. Prendi, salti in guardia e metti a rischio la salute dell'allievo? No. Quindi la nostra visione d'open mat qui è questa. Poi capisco benissimo l'altro discorso, magari perché poi qui abbiamo già tutto noi, cioè abbiamo cinture... Abbiamo open mat con 30-40 persone, quindi fondamentalmente non c'è uno scambio con altre accademie come succede in piccole realtà, dove ci stanno dei paesini che hanno massimo 10 persone e quindi hanno bisogno di girare. Io faccio parte di una piccola realtà in sostanza, anche se la città, ecco, però cioè io dico sempre, ci sono delle accademie amiche, dove amiche nel senso che so che se io e te ci alleniamo insieme spingiamo ma non mi faccio male. Bravissimo. No, ma poi soprattutto sembra così il messaggio passa, potrebbe passare male, nel senso non è che non sono benvenuti, però si devono adeguare le regole, perché a quel punto non sono più i benvenuti. Tu vieni a casa mia, sei il benvenuto, sei un ospite, ti leggi bene il regolamento, se ti sai adeguare a queste regole, perfetto, spero che magari ti possa essere piaciuto l'allenamento e che tu possa tornare più volte possibile quanto tu possa.
se no non venivo a tenere un'altra parte, cioè nel senso, io sono del parere che se vado al ristorante e mi mangio un piatto di pasta e fa schifo non ci vado più, o soprattutto se al ristorante non mi posso portare il cane, non è che mi lamento di quel ristorante perché non mi fa portare il cane, non ci vado, punto e basta, e vado da un'altra parte. Vuoi mangiare al ristorante al mare, ci sono ristoranti che accettano che vai lì senza maglietta e ristoranti in cui ti metti la maglietta. Perfetto. Lo sai, è così, cioè a casa, ognuno a casa sua fa le regole sue. A me mi fanno ridere quelli che ti fanno la morale, in palestra da me non paga nessuno, ma siete un paese di mille anime, grazie, te deve pagare lui per farti venire in palestra. E è una palestra buttata, un gruppo d'amici, ma non è perché è sbagliato quello, però io dico come funziona da noi. E poi, come hai già detto tu, ci deve essere una sorta di rapporto, cioè di fiducia. Un'altra cosa che capita in molte palestre, io li chiamo i cacciatori di taglie, cioè arrivano là, gli ho fatto due, poi ti raccontano raccontano in giro quello che gli pare a loro. Sono andato là in palestra, ho battuto Luca, gli ho fatto 2 punti Luca, e magari omettono che sono stati finalizzati 6 volte, hai capito? Uno, a me mi è arrivata voce, Fabio non riesco lo passo, gli faccio i punti, ma non lo riesco a finalizzare. Veramente l'ho finalizzato 5 volte e non mi ha mai passato quindi ci deve essere una cosa di fiducia, di amicizia, per venirti ad allenare a un nostro open mat. Cioè se sei un cacciatore di taglie e vieni qua, non sei benvenuto, perché poi si vede, poi uno ci deve andare pesante. Però queste persone si conoscono, quindi lasciano sì, si conoscono, però non però è che se ti arriva quello e ti racconta queste cose, dice sono stato in palestra da che ne so, da X, l'ho finalizzato, l'ho battuto, tu lo sai qual è il livello, cioè non si vede. Ma non è una cosa, non è una cosa né educata né carina, perché infatti si torna alla regola 3 in 1 non si commenta, semplice. Oppure si commenta con chi è amico e con chi è del giro, insomma, del giro. C'è un rapporto che magari anche nell'accademia non è assolutamente. E sempre per non scendere nella banalità, passiamo ai visitors, che è molto simile a questo dell'open mat, che non è quel telefilm anni 80 che erano dei rettiliani, ma sono i visitatori. Sì. Quindi i visitatori sono bene accetti, come abbiamo detto prima, se rispettano le regole e si adeguano. Che si adeguano. Non siamo noi che ci adeguiamo al visitors, questa deve essere una cosa chiarissima, perché a me mi vieni oggi, poi non te vedo più probabilmente, quindi a me se viene o no non mi cambia proprio niente, anzi mi rompi pure un po' le palle. Prima vieni qui e mi stucchi 3-4 cinture bianche che hanno fatto però poi là ritornano sempre gli ammorbidenti, se sono presenti. Che abbiamo detto nell'altro video, gli ammorbidenti sono... Allora, diciamo, è un ruolo molto importante che consigliamo ad ogni accademia. Tanto l'abbiamo tutti, qualcuno che ha questo profilo. Sono quelli duri, tosti, che fanno sempre male alla gente e sono molto irruenti, capito? E quelli, alcuni hanno un ciclo molto più lungo, alcuni hanno un ciclo un po' più breve, quindi quando cominciano a diventare più tecnici perdono il ruolo di drizzatorti o ammorbidenti. Quindi quando vedi il visitors che viene irruento, che sbatte la gente addosso le pareti o fa male, tu gli fai un cenno al tuo ammorbidente, che lui non sa però di essere lui pensa che è solo uno tecnico, che tu gli hai affidato la missione, capito? E niente, vai con lui e quello lo addomestica subito, quindi questa è la figura dell'ammorbidente, capito? Ragazzi, grazie per il contributo, ci vediamo alla prossima. Grazie a te per l'opportunità. Grazie a te come sempre, Marco. Siamo pronti alle polemiche, però abbiamo le spalle larghe, quindi abbastanza. Sicuramente abbiamo pure il sonno pesante, quindi riusciremo a dormire lo stesso. Sì. Prima da loro e poi dopo venite da me. Ciao a tutti.